La scuola di St. Ives è uno dei movimenti artistici più affascinanti del Novecento britannico. Non è una scuola accademica, ma una comunità di artisti che trovò nella luce, nel mare, nella solitudine della Cornovaglia l'ambiente perfetto per sperimentare. Nata come colonia informale, divenne un crocevia tra modernismo, astrattismo e paesaggismo. Qui l'arte non era solo rappresentazione, era dialogo con un paesaggio tra i più intensi d'Europa. Tra i protagonisti Ben Nicholson, guida morale e intellettuale del gruppo, promotore dell'astrazione pura. Barbara Hepworth, tra le più grandi scultrici del Novecento, portò a St. Ives una nuova idea di forma e spazio. Naum Gabo, maestro del costruttivismo in fuga dalla guerra, trovò qui un rifugio creativo. Patrick Heron, esploratore del colore e della luce. Peter Lanyon, interprete di un paesaggismo astratto tra tradizione e modernità. Alfred Wallace, il marinaio pittore autodidatta che influenzò tutti per la sua visione libera e primitiva. Un osservatore critico direbbe: è impossibile definire St. Ives senza questa miscela tra professionisti, avanguardisti e figure autodidatte visionarie. La scuola si sviluppa in due fasi principali. Primo nucleo nel 1920 attorno a Ben Nicholson e Alfred Wallace, seconda fase negli anni 30-50 quando Hepworth, Nicholson e Gabo si stabiliscono in Cornovaglia. Il vero periodo d'oro va dal 1939 al 1955, quando St. Ives diventa un laboratorio internazionale di sperimentazione astratta. Alcuni storici sottolineano anche la continuità del gruppo fino agli anni 70 grazie alle nuove generazioni di artisti astratti. Tutto nasce nel villaggio costiero di St. Ives, Cornovaglia, Regno Unito, un luogo ai confini della terra, modellato da luce chiara e limpida come pochi altri posti in Europa. Scogliere battute dal vento, un orizzonte marino che muta di continuo. Non è un dettaglio secondario. Il paesaggio è la vera matrice estetica del movimento. Oggi il cuore della tradizione è rappresentata dalla Tate St. Ives e dall'Atelier Museo di Barbara Hepworth, ancora visitabile. Perché St. Ives è importante? Perché ha fuso avanguardia e natura, creando una delle forme più originali di astrattismo europeo. Perché ha dimostrato che l'arte moderna non nasce solo nelle capitali, a volte si sviluppa nei luoghi marginali, dove c'è spazio per pensare. Perché ha lasciato un'eredità visiva in cui forma, colore e paesaggio diventano un unico linguaggio poetico. La scuola di St. Ives non è soltanto un episodio storico, ma un'idea ancora attuale di come si crea comunità artistica. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!